Ultima colazione in questo Airbnb e poi si parte, bagagli pronti e andiamo. Ciao ciao Airbnb, siamo diretti nel nuovo appartamento, non vedo l'ora di entrarci. Sono pieno di robe. Ora siamo a Myland e siamo diretti ad Upton Park, la zona dove si trova il residence dove andremo ad abitare. Appartam figo. Il motivo del nostro sudore. Ah però, ci siamo? Guarda, Fede con i due trichechi. Mamma tricheco e figlio tricheco. Il check-in è il pomeriggio, quindi adesso pensiamo di andare all'Ikea a prendere 2 o 3 robe perché sennò non sappiamo come cucinare e come vivere. Però per il momento ci stiamo asciugando perché abbiamo sudato tantissimo, gli abbiamo appena lasciato giù i bagagli. North Greenwich, futuristica questa stazione. Sembra di essere nel 1984. Vi prego Ikea, sponsorizzatemi. Spesa fatta, si mangia. Tra l'altro tutta sta roba all'Ikea 8 sterline 80. 2 porzioni di polpette, hot dog vegetariano, 2 porzioni di hot dog normale e patatine. Tra l'altro le bibite sono refill, quindi possiamo bere finché vogliamo. Buon appetito. Vamos! Vamos! E alla fine probabilmente ci toccherà tornare domani perché non hanno approvato il nostro documento di residenza. Quindi speriamo che lo facciano adesso in un'ora, cosa molto difficile da quel che ha detto il manager di sto cazzo di building. Quindi ci toccherà o dormire per strada o trovare un Airbnb. Io voglio dormire per strada. No, gli invadiamo il building. Ah! E se ne vanno. Niente, ora dormiamo nell'Airbnb e poi domani vi porto dentro. Se non mi fa entrare, vi porto dentro. Benvenuti nell'Airbnb di questa sera. Prendiamo le cose positivamente. Allora Fede, cosa ne pensi? Oh, cosa ne pensi? Vuoi altri 2 pugni sui denti? Nervosetto. Eccoci qui e oggi si riprova. Speriamo che sia il giorno giusto, la prendiamo sempre sul ridere. In questo quartiere la gente inizia tardi a lavorare. A parte che sono quasi tutti indiani. Boh, la prima spesa della casa nuova. Stiamo aspettando nel lounge dell'appartamento e io intanto faccio una copertina. Figo comunque, eh? Non male. C'è anche il biliardo. Pagato tutto, ora dovrebbero farci entrare. Dopo 1 giorno e mezzo sono le 14 e finalmente il pagamento è stato approvato. Ora dovremmo entrare, sperando bene che non succedano altri inconvenienti. Ultimi 2 minuti di attesa, sto andando a prendere le chiavi e poi si entra finalmente. Mi faccio una doccia e vi faccio vedere l'appartamento. Oh, finally. Home, sweet home. Yeah, finally. Oh, Oh, thank you. nice, nice, nice. Siamo dentro, ostia. Adesso vado a prendere tutte le cose e le mettiamo qui e poi vi faccio fare un giro. Adesso avremo un'ora per portare su tutti i pacchi. Avanti e indietro, ne abbiamo già 2 qui dell'Ikea. Riempiamo l'appartamento di pacchi. Iper unboxing. La chiave per tutto. Va. E sì che è un appuntamento tra 20 minuti, quindi dobbiamo correre. Primo giro fatto. Ne rimangono altri tanti. Siamo finalmente dentro. Ora, prima che tramonti il sole, vi faccio fare un veloce tour, poi parliamo che devo dirvi 2 cose. Comunque iscrivetevi al mio canale perché adesso ci sarà da arredarlo, ci sarà da fare tantissime cose, quindi se volete rimanere sintonizzati iscrivetevi a questo canale. E ora parte il tour, ma aspettate che alla fine di questo video devo dirvi 2 o 3 cose molto importanti. Partiamo! Questa zona ve la faccio vedere dopo che è molto bella, quindi ve la lascio per il gran finale. Comunque qui a destra abbiamo un bagno. Ecco qui il mio bagno. Lì ci sono io, ciao. Poi qui abbiamo dove c'è la caldaia tipo ripostiglio, probabilmente ci metteremo anche un po' di attrezzature che abbiamo. Chiudo tutto. Qui ci sono le 2 camere, questa è camera mia, specchio, ciao. Qui nella mia camera c'è anche un altro bagno, bagnetto privato della camera padronale. E poi ho una bella vista. Questo è il lato opposto a Londra, dall'altra parte c'è Londra. Continuiamo. Molto bella, aspetta se metto questa lente si vede anche meglio.
si vedono un po' di palazzi. Altra camera, questa è la camera di Federico. Sempre vista, la stessa vista, ha una finestrona bella lunga. E dopodiché andiamo nella zona più bella. Questa è la cucina. Ho un bel piano con la cucina. Qui abbiamo un'infinità di cose che dobbiamo spacchettare, infatti come avete visto ci sono solo i letti e dobbiamo arredare tutto. Ovviamente l'ufficio con tutte le cose lo metteremo qui, ci sarà un tavolo qui, magari un altro lì, adesso vediamo un attimo come impostarlo. E poi andiamo al tramonto perché abbiamo un bel terrazzo. Apriamo e qui c'è il nostro terrazzo che dà su Londra. Di là c'è il centro di Londra. Noi siamo ad Upton Park, a est di Londra. Trovare questo appartamento è stato un parto, ma finalmente ci siamo. Ora mi godo il tramonto e poi facciamo due parole e vi dico quanto mi costerà, tutte le cose riguardanti la finanza personali. Ragazzi, al lavoro. Oh, finalmente dopo tutte le disavventure siamo dentro. Però prima di parlare di soldi, come vedete questo appartamento è da arredare, quindi ci sarà tantissimo lavoro da fare e tantissimi video da produrre, che se non volete perdervi vi consiglio di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina. Però io non volevo dire soltanto questa cosa, dato che mi piacerebbe che voi desse una voce sia alla mia casa che al mio canale. Ho da poco settato una PO Box dove potete mandarmi tutto ciò che volete. Vi lascio l'indirizzo qui sotto in descrizione. Voi ovviamente mandatemi cose con una certa intelligenza e serietà, non mandatemi cazzate. E chissà che con questa cosa non si possa anche organizzare un unboxing periodico dove apro le vostre lettere, i vostri pacchi, quindi iniziate a mandarmi cose e vediamo cosa può succedere con questa nuova cosa. Detto questo, è ora di parlare di soldi. Come avete notato, mi trovo ad Upton Park nel Resident The Force. Prima di andare avanti ci tengo a dirvi che questo è un residence sorvegliato di 120 appartamenti dove le persone vivono e lavorano, quindi siate rispettosi e non venite qui nel tentativo di cercarmi perché perdereste solo tempo. Se mi beccate per strada mi fa un sacco piacere salutarvi, però vi ricordo sempre il rispetto degli spazi altrui. Detto questo, io per stare qui pago 1700 sterline al mese più 250 sterline di bollette con tutto compreso e anche internet. Si parla in euro di 2250 euro al mese circa. Sì, è una valanga di soldi e probabilmente l'io di un anno fa non avrebbe nemmeno minimamente pensato ad un appartamento del genere. Però nonostante questo, per gli standard di Londra e il mercato immobiliare londinese è un prezzo inferiore alla media. Qui gli affitti sono costosissimi di media. Il prezzo minimo per un bilocale in zona 3 dove mi trovo io è 1300 sterline al mese senza spese. E comunque si parla molto spesso di un appartamento in condizioni pessime. E dato che io passerò la maggior parte del mio tempo qui, ho optato per qualcosa di un po' più bello, con una bella vista, nuovo, perché alla fine siamo i primi ad entrare in questo appartamento, con degli spazi condivisi molto belli, come ad esempio la lounge che avete visto prima, dove se voglio posso girare alcuni video, e con una palestra completamente nuova. Qui abbiamo anche la palestra, proviamola. Dici cosa pensi della palestra? No, molto bella, molto bella. Odi la gente che fa le storie in palestra. Odio la gente che fa le storie in generale, tipo te. Però, Chi le fa in palestra in particolare? in palestra è deficiente. Partiamo, Fede? C'è troppa roba, non so da cosa iniziare. L'unico commento che mi si potrebbe fare sulla scelta di questo appartamento è: non ti conviene andare un po' più fuori da Londra, così spendi meno, tanto hai detto che comunque la maggior parte del tempo lo passi a casa, e lì sì, avreste ragione. Però ho pensato anche a questo, dato che non sapevo quanto mi sarà utile stare così vicino a Londra, ho messo una break clause nel contratto dopo 6 mesi. Ciò vuol dire che se vedo che io non vado molto spesso a Londra, dopo 6 mesi posso scegliere di interrompere questo contratto d'affitto e spostarmi in una casa più fuori da Londra, e quindi spendere un po' meno, o comunque con gli stessi soldi riuscire a permettermi delle case ancora più belle, cosa di cui non ho bisogno, quindi cercherei di andare a spendere meno. Poi probabilmente
probabilmente le persone che mi vedono per la prima volta si stanno chiedendo da dove vengono i soldi per pagare questo affitto. Sappiate che arrivano dal lavoro di un paio di anni e se volete scoprire quello che faccio vi invito ad andare a vedere un paio dei miei video e di rimanere sintonizzati iscrivendovi su questo canale. Ora vi lascio al finale divertente di questa giornata, ma se il video vi è piaciuto ed è stato interessante vi invito a lasciare un mi piace, poi come sempre ditemi cosa ne pensate nei commenti di tutti questi miei spostamenti. Detto questo, ciao, c'è il finale. È mezzanotte, noi oggi dobbiamo ancora mangiare, però qui abbiamo fatto un'ora, abbiamo finito e ora andiamo a mangiare. Non seguite la nostra abitudine dietetica di cibo. Inaugurata la cucina. Olè. Guarda che chef. La prima pasta. Una boia è tipo l'una di notte quasi. Buon appetito, Fede. Senza sedie, senza tavoli, su un cartone. Conquistiamo Londra. Buon appetito, ragazzi.